Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo finalmente in esterna, qui dagli amici di Autoclub, dove qualche settimana fa vi avevo promesso, quando siamo venuti a vedere in showroom la nuova Fiat 500 elettrica, vi avevo promesso appunto di provarla insieme su strada ed è proprio quello che faremo oggi. Prima però di salire a bordo, e credetemi sono super curioso di testarla qui per voi e insieme a voi, voglio iniziare questo video con un test di vita vera quotidiana. Infatti seguitemi verso il posteriore della vettura dove vi faccio notare qualcosa. La casa dichiara 185 litri per la capacità di carico del baule. Qui a terra ho messo le borse per la nostra attrezzatura. Chiaramente il baule può vedere la sua capacità aumentata fino a 550 litri abbattendo i sedili frazionati in configurazione 50-50, ma appunto voglio posizionare le nostre borse prima di andare, se vogliamo, in una trasferta. Mettiamo lo zaino fotografico in lungo, il borsone, qui tra l'altro abbiamo anche i cavi di ricarica in giallo, color limone praticamente, i cavi di ricarica per la vettura stessa, borsone del cavalletto, l'ultimo per i gimbal, ci entra quasi alla perfezione. Ho dovuto fare leggera fatica, ma come vedete avanza ancora spazio, quindi per dei videomaker un'auto ottima. Ma scherzi a parte, è arrivato il momento di provare questa vettura su strada per capire quanto effettivamente la si può confrontare con serietà con un'auto a motore termico. Come penso riusciate a notare, sto indossando la mascherina. Purtroppo è diventato un accessorio indispensabile. Perché? Perché l'auto la stiamo provando assieme, concretamente assieme, sono fisicamente insieme agli amici di Autoclub Group, che ci sta dando l'opportunità di guidare in questo primo contatto assieme a voi la nuova 500 elettrica. E come la mascherina è diventata un accessorio quotidiano che è entrato a far parte delle nostre vite, penso che la nuova 500 si proponga appunto come un'auto che vada a sostituire, ed è questa l'anima della nostra prova, una normale auto a motore termico. Perché ho parlato dell'anima della prova? Perché chiaramente è un'auto che dal suo pacco batterie, ve ne parlerò a breve, può essere utilizzata in tanti ambiti, non solamente in quello urbano, ma noi oggi rimarremo nel centro città per andare un po' a scoprire quanto l'auto effettivamente riesce a cavarsela a confronto, se vogliamo, con una 500 normale, magari l'ultima con la motorizzazione mild hybrid. In concreto sto guidando la nuova 500 in allestimento, la prima. Parliamo della top di gamma, quella con il pacco batterie più grande, da 42 kWh. E andiamo dritto al sodo, al dato più interessante, quello che più interessa l'acquirente della nuova 500, ossia l'autonomia, perché quando si parla di auto elettriche ciò che interessa di più è: ma quanto riesco effettivamente a percorrere in chilometri con un'auto dal pacco batterie che va ricaricato tutto il tempo, in diverse ore. Tra l'altro di questo argomento ve ne abbiamo parlato in questo video qui in alto nelle schede, dall'esperienza del nostro Bart, ma appunto quanto può sostituire un'auto convenzionale che può essere tranquillamente rifornita di carburante in pochi minuti, anzi talvolta in pochi secondi addirittura. Ebbene, secondo me quest'auto ha delle grossissime potenzialità. L'autonomia dichiarata dalla casa madre, chiaramente andando un po' a cambiare le modalità di guida, e parleremo anche di queste a brevissimo, è di circa 300 km con una ricarica completa nel ciclo misto secondo VLTP. Chiaramente destinata a salire. Se parliamo del ciclo prettamente urbano, arriviamo intorno ai 400-420 km percorribili con una sola carica della batteria. In concreto però parliamo di dati reali, perché abbiamo preso la vettura dal concessionario Autoclub di Bari con il 94% di carica disponibile. Adesso siamo in modalità di guida normal, abbiamo circa 236 km di autonomia. La modalità normal è praticamente quella standard che non va a risparmiare energia in alcun modo. Tra l'altro, come sentite, abbiamo gli ADAS che ci avvisano, in questo caso il sensore dell'angolo cieco ci avvisa che abbiamo una vettura molto vicina. Al di là di questo ci sono anche i consumi da tenere a mente. Il consumo dichiarato medio
dalla casa, e quello, nel frattempo stiamo facendo un test delle sospensioni, dicevo, è quello di 14,9 kWh per percorrere 100 km. Attualmente sto visionando la finestra del trip davanti ai miei occhi nello schermo da 7 pollici full digital dietro il volante. Il consumo medio della vettura, magari dato il mio stile di guida e data la modalità di guida, è di 19,8 kWh su 100 km. Ma a proposito di questo, tra l'altro ho davanti a me la barra che va in power o in charge nel momento in cui lasciamo l'acceleratore per andare un po' con la frenata rigenerativa a ricaricare leggermente il pacco batterie. Voglio cambiare proprio la modalità di guida. Ho un piccolo rotore che devo tenere premuto per un secondo circa per passare da normal al secondo e-mode. Il secondo e-mode si chiama range ed è una modalità che presenta un maggiore freno motore del motore elettrico stesso per rigenerare ancora di più il pacco batterie, e direi proprio di fare una prova in questo momento. Solleviamo il piede dall'acceleratore e l'auto frena veramente tanto, ragazzi. È una frenata rigenerativa potente, un gran bel freno motore. Praticamente non mi resta altro da fare che lasciare il piede. Potrei anche non utilizzare mai il pedale del freno, guidare quasi in modalità one pedal drive, quindi la modalità che ci permette di utilizzare solo il su e giù del piede sull'acceleratore, ed è una funzione molto interessante. Chiaramente è una funzione a cui bisogna abituarsi. Tra l'altro ora ci stiamo avvicinando ad un incrocio, sempre in modalità range. Voglio provare un po' a rallentare, come si dovrebbe fare, per vedere se sopraggiungono altri veicoli, e ho semplicemente sollevato il piede dall'acceleratore, non mi sembra vero, e ho notato anche una cosa, che il consumo medio sta leggerissimamente calando, ma l'autonomia è leggermente aumentata. Parliamo adesso di 243 km, semplicemente cambiando la modalità di guida da normal a range. Ora però voglio fare un ulteriore cambiamento, perché oggi qui a Bari è una giornata piuttosto calda, stiamo parlando circa di 15 gradi, che per dicembre è assolutamente anormale. Perciò all'inizio del test ho acceso l'aria condizionata, controllabile dalla pulsantiera qui con effetto pianoforte. Voglio provare a vedere se, come dichiara Fiat, in modalità Sherpa, vi ho parlato del significato in questo video qui in alto nelle schiere di questa parola, cambia qualcosa. Mi ha spento l'aria condizionata, a parte che il freno motore è ancora più presente, veramente molto presente, è molto importante come frenata, bisogna seriamente farci l'abitudine, importante ma non brusca. Una cosa che sto apprezzando in queste primissime impressioni di guida è che è graduale, non è un inchiodare che magari mi spinge verso il volante e verso il parabrezza, ma all'inizio è veramente ben modulata. Rallenta gradualmente e verso la fine si fa molto più presente. Tra l'altro ho notato che oltre all'aria condizionata spenta e al motore depotenziato, tra l'altro con una velocità massima molto ridotta per permetterci di arrivare a casa quando stiamo quasi rimanendo a secco con la batteria, l'autonomia è aumentata da 243 km che vi avevo detto poco fa a 266 km, quindi le promesse di Fiat sono vere. Ma se volessimo un po' andare ad indagare ancora di più su quanto effettivamente quest'auto può essere utilizzata, penso che la città di Bari sia un ottimo terreno di prova, perché è una di quelle città italiane a misura d'uomo, dove per arrivare magari da un lato all'altro dell'ambito cittadino ci si mette veramente poco, parliamo di un quarto d'ora al massimo. Secondo me una persona che abita su Bari o in provincia, e questo appunto è un ragionamento che si può fare per tante altre città italiane, non parlo di metropoli, un'auto come questa potrebbe effettivamente andare a sostituire un'auto con un motore a benzina. Non penso bisogna aver troppa paura dell'autonomia, di rimanere a terra con la batteria, per un semplice motivo. Auto di questo segmento, benzina, gasolio che sia, solitamente vanno rifornite dopo un tot di giorni, hanno serbatoi dalla media grandezza, non sono auto così tanto da viaggio. Esattamente come questa, un'auto che magari ha un'autonomia di 250, 300, talvolta anche più con la ricarica della frenata rigenerativa, con una sola carica appunto, secondo me possono essere utilizzate anche per più giornate ricaricando poco, ma Fiat su questo non è d'accordo. Perché? Perché stiamo pur sempre parlando di una tecnologia che adotta batteria agli ioni di litio.
Le batterie, ragazzi, hanno una vita che va preservata, esattamente come quella degli smartphone. Le automobili moderne stanno sempre più diventando simili a degli smartphone. Fiat consiglia di non scendere mai sotto una percentuale tra il 25 e il 30% per preservare, quindi è una scelta anche ambientalista se vogliamo, la vita della batteria e non doverla quindi sostituire dopo un po' di anni. È uno dei fattori da tenere a mente nell'acquisto di un'auto elettrica passando da un'auto a motore termico. In generale penso che, come già detto, sia un'auto piuttosto utilizzabile da una persona che abita in una città a misura d'uomo ma anche in provincia. L'importante è sapere sempre che, nel frattempo provo un po' l'accelerazione e della dinamica dell'auto, ve ne parlerò a breve, di dover avere a disposizione una colonnina di ricarica. Io personalmente abito in un condominio, non potrei mai, perché sotto casa non ne ho una pubblica, possedere, almeno per ora, un'auto elettrica. Ma magari abitate in un condominio con un garage privato o avete un box nella vostra villetta. Sinceramente considererei seriamente un'auto elettrica, perché con un wallbox, secondo me, una ricarica praticamente completa nell'arco della notte mentre dormite, prima di ritornare al lavoro il giorno dopo, è fattibilissimo. Al di là di tutto, ragazzi, che siate amanti delle auto a benzina, che siate amanti delle auto elettriche, della tecnologia, devo ammetterlo, ero scettico, ma il comfort a bordo è veramente superiore a quello di un'auto normale. Non tanto per il silenzio, perché magari a basse velocità i motori più moderni, anche quelli termici, sono molto silenziosi, quanto per il discorso vibrazioni. Sto notando un piacere di guida che ho provato anche in altre vetture, anche plug-in hybrid, guidandole in modalità full electric. La mancanza delle vibrazioni è veramente un puro relax e secondo me è anche questo un fattore da considerare nella vita di tutti i giorni. Voglio provare un attimo l'accelerazione di questa vettura, perché Fiat promette uno 0,50 in 3,1 secondi. Chiaramente non ci metteremo qui a fare degli spari perché non siamo in pista, ma come per ogni auto elettrica, un appassionato di auto come me non può assolutamente esimersi dal provare la coppia istantanea del motore. Quindi fantastico, ragazzi, è veramente divertente. Chiaramente il consumo è aumentato, l'autonomia è scesa, tutto quello che vogliamo, però ogni tanto questi sfizi bisogna saperseli togliere. Da appassionato vi dico che tra l'altro l'autonomia qui è scesa veramente di tanto, siamo a 220 km, ma è normale, adesso risalirà. Era un istantaneo e non potevo togliermi assolutamente questo sfizio. È veramente un'accelerazione divertente, sempre restando in sicurezza, sempre restando nei limiti. Infatti Fiat dichiara uno 0,50 perché è un'auto prettamente cittadina. E dato che stiamo parlando di questi dati, questi numeri, vi dico che sotto i sedili, e quindi ad abbassare il baricentro e migliorare di molto la dinamica di guida, c'è, come anticipato, un pacco batteria da 42 kWh che va ad alimentare il motore della 500 elettrica, un motore full electric chiaramente da 87 kW, stiamo parlando convertiti in cavalli vapore di circa 115 cavalli, che permette, oltre all'accelerazione che avete visto, di sprigionare 212 Nm di coppia massima, oltre ad una velocità massima che per un'auto cittadina è di 150 km/h. Il raggio di sterzata è ottimo, ho fatto una breve inversione a U. E che altro posso dirvi? Che l'assetto secondo me è ben tarato, le asperità, per quello che abbiamo potuto provare qui in città sulle numerose buche che presenti a Bari, è abbastanza buono. L'auto è confortevole anche per le sospensioni, oltre che per la mancanza assoluta di vibrazioni. E la stabilità è ottima rispetto ad una normale 500. Dovete togliervi dalla testa la classica storia di internet che le 500 si ribaltano, perché con il pacco batterie sotto i sedili e il divanetto posteriore tutto ciò è assolutamente escluso. Ci metto veramente le mani sul fuoco. Ho sentito un'ottima stabilità della vettura. Come detto, il baricentro è molto più basso. Nel frattempo sto prendendo qualche altra buca e qualche altro dissuasore di velocità per provare un po' la comodità a bordo, e voglio un attimo tornare sulla questione quotidiano, usare quest'auto come una daily. Devo dire che dopo diversi chilometri che ho fatto durante questa prova sono sempre più convinto di quanto quest'auto sia un prodotto molto, ma molto convincente. Al di là della comodità di bordo, chiaramente mi rendo conto che chi è seduto sul divanetto posteriore può affrontare, insieme a chi guida e al passeggero anteriore,
dei normali viaggi quotidiani, appunto. Non mi immagino neanche con una 500 classica o con una Panda un viaggio da 800 km, lo escluderei a prescindere. Ma al di là di tutto noto una vera praticità nell'utilizzo per tutti quanti i comandi della vettura. Al di là della visibilità, dalla mia posizione di guida, dati i montanti che non sono eccessivamente larghi, dalla buona superficie vetrata, noto una facilità di controllo e di raggiungimento fisico per ogni comando della vettura. Qui in basso ci sono i pulsanti per mettere in folle, in park, per mettere la retro, per mettere in neutral appunto in folle o in drive e guidare, ma non solo. Ho davanti a me il display da 10,25 pollici per il nuovo sistema operativo Uconnect di Fiat, e ho tutte quante le informazioni a mia disposizione. Comodissimo qui sotto il selettore con accanto il rotore per il volume della radio e tutti quanti i pulsanti sul volante, perché tra l'altro questa è la versione la prima, ma anche le versioni, gli allestimenti di prezzo inferiore hanno numerosi ADAS a disposizione. Qui in particolar modo sulla parte destra, sul raggio destro del volante, ho i pulsanti per quanto riguarda il cruise control attivo, il limitatore di velocità, il mantenimento di corsia e tutti quegli altri sistemi che ci assistono molto utilmente nella vita quotidiana, i cosiddetti ADAS. Prima di tornare in concessionario mi resta un ultimissimo dettaglio da analizzare della nuova 500. Le auto moderne hanno tanti schermi, display totalmente digitali davanti agli occhi del guidatore, il grande display in stile widescreen per il sistema infotainment dell'auto, ma questa è una vettura cabrio. Quindi mi abbasso di velocità e voglio provare un po' sia il piacere di guida en plein air, sia soprattutto la leggibilità degli schermi con la cappota aperta. Abbassiamola al massimo, valutiamo un po' anche il silenzio a bordo. Chiaramente adesso si sentirà molto più vento, però è piuttosto piacevole in questa giornata che sembra quasi primaverile, anche se siamo a dicembre, poter guidare e ammirare il cielo azzurro su un'auto del genere. Adesso voglio fare inversione e provare un po' a vedere come si leggono questi schermi e come si possono controllare le basse velocità con il sole quasi diretto. Beh, devo dire, lo schermo potrebbe apparire quasi in penombra, ma ha un ottimo contrasto. Mi riferisco soprattutto al cinerama dello Uconnect, tra l'altro dei controlli ottimi. Iscrivetevi al canale perché uscirà il nostro focus su questo sistema infotainment veramente molto nel dettaglio, e anche il TFT da 7 pollici davanti ai miei occhi è veramente molto ma molto leggibile. Quindi ora non mi resta altro da fare che guidare un altro po' e tornare in concessionaria e lasciare le chiavi ai nostri amici di Autoclub. Quasi mi dispiace dover lasciare qui la vettura, perché devo dire è stato abbastanza emozionante provarla. Abbiamo assistito alla sua presentazione qualche mese fa, l'abbiamo vista dal vivo per la prima volta durante l'estate, siamo venuti a studiarcela come si deve per il suo comparto tech, tecnologia di bordo, ma anche quella del suo pacco batterie, e finalmente oggi l'abbiamo provata. Un'auto che devo dire dinamicamente è veramente valida, nonostante il peso di 1330 kg, come detto il pacco batterie sotto il pianale contribuisce a migliorare la dinamica di quello che di base è un ovetto su 4 ruote. La linea rimane classica, un'auto senza tempo, semplicemente senza tempo. E prima di salutarci voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo la nuova 500 elettrica qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici, e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Potete certo cercarci su tutte le nostre piattaforme social su cui siamo presenti, il nostro sito internet, basta cercarci con wedrive.tv, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche su tutti i nostri prossimi video.